Ho visto pochi video che parlano della Tunisia per quei pensionati che percepiscono pensioni superiori a 1.500 euro, spesso parecchio superiori. Ho sentito dire di frequente: vivo con mia moglie in Italia e in due prendiamo oltre 2.000 euro di pensioni al mese, viviamo bene e non ci manca nulla. Ma se avete voglia di poter godere di qualcosa in più, provare a vivere in maniera un po' diversa e quello che vi hanno detto della Tunisia non vi piace, guardare questo video potrebbe accendervi una lampadina. Perché sappiate una cosa, chi parla di alcuni aspetti della Tunisia che non sono proprio piacevoli per chi si trasferisce, sa bene che godendo di una pensione da oltre 1.500 euro per i single e almeno 2.000 euro per una coppia, la qualità della vita cambia e parecchio. Andiamo al sodo? Parliamo un poco di costi? Dai, iniziamo. In questo video parliamo di chi dopo una vita di lavoro e sacrifici si gode in Italia, magari con la propria moglie, anche lei in pensione, una bella disponibilità economica che permette loro di vivere decorosamente e comodamente, ma con un occhio sempre attento alle spese. Parliamo di due pensioni medie da 1.200 euro al mese, per esempio, che insieme sono 2.400 euro. In Italia si vive sereni e abbastanza tranquilli, direi. Magari però le vostre entrate sono anche superiori, 3.000, 4.000, 5.000 euro e più, perché no? Pensate poi se defiscalizzate qui in Tunisia una pensione da 1.500 euro o 2.000 euro o anche di più. Ora avrete sentito parlare della Tunisia e qualcuno avrà detto Tunisia? Mai! Senza però pensare ad una cosa. Vivere la Tunisia con pensioni sostanziose alza e di parecchio la qualità della vita, quindi tutto quello che avete sentito è giusto, ma chi ve lo dice? Dove vive? In un residence di lusso con portiere giorno-notte e struttura impeccabile, ascensore e garage sotterraneo? Oppure vive in una villetta da poco più di 600 euro al mese con piscina privata magari? Io non credo. Iniziamo a fare due conti. In Tunisia il costo della vita è notevolmente più basso rispetto a molti altri paesi europei, permettendo a chi percepisce una pensione di oltre 1.500 euro al mese di vivere molto comodamente. Ora vi faccio un paragone che conta poco e poi vi spiego anche perché. Lo stipendio medio in Tunisia è di circa 800.000 dinari al mese, ovvero tra 240 e 300 euro. Mentre stipendi da 2.000 e 2.500 dinari al mese sono considerati ottimi, parliamo di meno di 800 euro. Perché ho detto che il confronto conta poco? Considerate che il paragone non è realistico, in quanto una famiglia tunisina vive decorosamente con poco più di 2.000 dinari al mese, circa 600 euro, mentre una famiglia italiana, con la stessa cifra, avrebbe enormi difficoltà per differenze socio-culturali significative. Quindi il paragone prendetelo solo per cultura personale. Consideriamo una coppia di pensionati con 2.000 euro di pensione e cerchiamo casa in affitto. Un appartamento di fascia alta tra le zone turistiche del sud, diciamo tra Hammamet fino a Madia, costa mediamente poco più di 1.500 dinari al mese, pari a circa 400 euro. Diciamo per semplicità di linguaggio che le cifre che vi riporto anche in seguito sono tutte arrotondate in eccesso o difetto, ma di molto poco. Attenzione ai puntigliosi, ho detto fascia alta. Questo significa che con queste spese vi resteranno orientativamente 1.500 euro. Considerate che non è difficile trovare case giuste da 1.200 dinari, cioè 350 euro, ma stiamo parlando di abitazioni di lusso, quindi saliamo un po' con i costi. Le bollette di luce e gas sono piuttosto contenute, con un costo medio che varia tra 25 e 30 euro al mese, 60 a bimestre. Climatizzatori in estate e riscaldamento in inverno senza limitazioni e risparmi, perché avete capito bene, gas e luce arrivano nella stessa bolletta e quindi 60 euro a bimestre comprende tutto. Preoccupazione di bollette? Addio! L'acqua arriva mediamente ogni 2-3 mesi, dipende dalla località, ma non ho mai pagato più di 6-7 euro a bolletta, quindi possiamo anche non considerarli, che dite? La spazzatura la paga sempre o quasi sempre il proprietario, ma nel caso siamo nell'ordine del costo dell'acqua, se non meno. La spesa alimentare in Tunisia può variare in base alle vostre preferenze alimentari. Se non vi private di carne pregiate, pesce, frutta e dolciumi, vi occorrono almeno 250-400 dinari a settimana, ma se volete strafare qualcosina anche di più. Parliamo di poco meno di 500 euro al mese. Lo so che in tanti diranno che in alcune città italiane si può vivere con meno, e sono anche d'accordo, ma chiaramente con un occhio al risparmio.
Ma in questo video parlo di chi non ha preoccupazioni di spesa e ho parlato di una casa ad alto standard e una spesa alimentare che varia tra carne, pesce e frutta, senza alcun risparmio. Quindi prima di dirlo o pensarlo, rifletteteci sulla differenza. Una colf in casa che viene per mezza giornata dal lunedì al venerdì vi può costare, a differenza della località, da 400 a 800 dinari al mese, 100-200 euro. Dovrete abituarla alle vostre abitudini di pulizia, ma una volta fatto non avrete problemi. Potete regolarizzare il suo contratto con pochissima spesa in più, davvero poca, ma stare più tranquilli se siete single e farete la sua felicità regalandogli una pensione per la vecchiaia. Se avete un'auto, considerate che la benzina costa mediamente meno della metà che in Italia e le assicurazioni hanno costi di poche centinaia di euro all'anno. Poi chiaramente dipende dal tipo di auto. Una polizza sanitaria che vi mette al sicuro con strutture moderne ed efficientissime? Siamo sui 150 euro a persona al mese o anche meno. Fatti due conti, se la vostra pensione di coppia è di 2000 euro avreste 1000-1500 euro di spesa al mese, vivendo però una vita di livello, ma potreste anche spendere meno, lasciando in banca una bella sommetta. Poche rinunce e tanta comodità economica. Non dico che vivrete nel lusso con queste cifre, ma difficile possa mancarvi qualcosa, concedendovi più di uno sfizio quando ne avete voglia. Considerate non in ultimo che in un buon ristorante di pesce difficilmente spenderete più di 25-30 euro a persona, ma parlo di pesce pregiato, dalle spigole all'orata, al gamberone e frutti di mare, pranzi da oltre 100 euro a persona in Italia. Se percepite poi pensioni più elevate, questa opportunità di risparmio si amplifica ulteriormente, permettendovi di vivere agiatamente, magari con una villetta con piscina privata, o accumulare magari risparmi e magari aiutare i vostri familiari in Italia offrendo loro un sostegno economico significativo. Per coloro che cercano un'esperienza di lusso davvero esclusiva e con un budget di poco superiore alla media delle pensioni italiane, la Tunisia offre ville davvero fantastiche che partono da oltre 2000 dinari al mese, diciamo tra i 2005 e i 3000 dinari, equivalenti a circa 600-900 euro. Questo tipo di alloggio può trasformare un pensionato che vive bene o più che bene in Italia in un vero nababbo in Tunisia. Quante persone pagano affitto in Italia da circa 700 euro e più al mese? Io ne conosco diversi, e voi? Immaginate una villa con piscina privata, giardino e vicini al mare e con alti standard di sicurezza. La trovate già con 3.500 dinari, circa 1.000 euro. Ma quanto la paghereste in Italia? In sintesi, con una pensione di 1.500-2.000 euro o più, da singolo o in coppia, potrete già vivere una vita molto confortevole, ma se guadagnate di più, consideratela anche di lusso qui in Tunisia. Questo budget vi permetterà non solo di godere di appartamenti e ville di alto livello con un'ottima qualità della vita, ma anche di accumulare risparmi significativi o godere di ampie opportunità di svago e ricreazione, tra cui viaggi in località sul mare che sono davvero uniche, a poche centinaia di euro a persona. Vi dico una particolarità. Lo sapevate che alcune delle famiglie più ricche della Tunisia hanno casa a Monastir? Tra cliniche private, ambulatori universitari, con personale che si è preparato spesso anche in Italia, è facile, frequentando ambienti raffinati, crearsi un giro di conoscenze di buon livello, che può cambiare la qualità della vita in Tunisia considerevolmente. Credetemi che di occasioni mondane, eventi, feste e concerti di ogni genere di musica ce ne sono tanti e sono quasi tutti influenzati da una cultura più occidentale e moderna. Non dimenticate che poi siete a un'ora dall'Italia. Ora ditemi una cosa, quanto dovrei farmi pagare dal governo tunisino per questa pubblicità? Scherzi a parte, quello che vi dico lo potete constatare da soli. Una bella vacanza con un tour operator di qualità qui in Tunisia e poi mi raccontate. Ora non voglio dire che con pensioni elevate non noterete affatto quelle problematiche che rappresento spesso per una fascia pensionistica al di sotto dei 1.500 euro, ma credetemi, non essendo il focus giornaliero della vostra vita, le noterete molto meno. Se vi piacerebbe vedere contenuti video ancora più interessanti e particolari, aiutatemi a far crescere la community di Diario Tunisia, registrandovi al canale qui in basso al video e mettendo un like. 5 secondi del vostro tempo, che ne dite? Ci conto? E prima di chiudere, concedetemi una battuta ironica. I soldi non fanno la felicità, ma di quanto possono donarci una vita migliore, ne vogliamo parlare? Alla prossima!